Io ogni volta mi faccio delle grasse risate perché tutti, a partire da opinionisti, esperti, giornalisti, ma anche gli stessi telecronisti, ascoltavo appunto in diretta stasera, almeno nel secondo tempo, perché a inizio gara non si capiva una mazza in telecronaca, vabbè. Scusavo, Marianella e Aldo Sereno, no? Discutono, no? Ma l'Inter di Chievo come la vede più verticale, la pressione più alta? Si affannano tutti a raccontarci questa nuova Inter. E io mi faccio delle grasse, ma veramente grasse risate, perché quello che ho visto stasera, ma che sto vedendo da un po' di tempo a questa parte, è l'Inter di Inzaghi. È l'Inter di Inzaghi in purezza. E attenzione, non è una critica a Kivu, anzi, la bravura, la maestria che non mi sarei neanche aspettato da un allenatore che sotto le vesti appunto dell'allenatore di prima squadra di Serie A, di una squadra come l'Inter e anche come si dice, in erba, invece sa dove si trova e sa cosa deve fare Kivu. Sta roba mi piace da morire perché nel momento in cui no, contro la Juve, contro l'Udinese non arrivavano i risultati, si iniziava un po' a discutere. No, ma Kivu deve cambiare, deve passare a 4, deve stravolgere, non va bene niente, che fa che... Ma cosa? Cosa? L'Inter ha queste caratteristiche, ha questi giocatori che appunto hanno in sé queste caratteristiche e non deve cambiare. Con questi giocatori questo può fare l'Inter. E quando poi si vede in campo quello che l'Inter propone da 4 anni a questa parte e lo riesce ad esprimere, vede una squadra che gioca a memoria. Gioca a memoria. Questo giocare veramente a occhi chiusi tra reparti, linee e compagnia cantante non lo potresti mai fare cambiando e stravolgendo tutto. Quindi, nel momento in cui la squadra è rimasta questa, Kivu è stato esemplare ed è, lo dico oggi al 30 di settembre quando non si è fatto praticamente nulla, ma bravo a non farsi prendere dalla smania di seguire questi discorsi che ribadiscono ancora oggi, ci raccontano di un'Inter nuova, rivoluzionaria, L'Inter è l'Inter di Simone Inzaghi, punto. Ed è giusto che sia così, perché i giocatori rimangono questi. È stato fatto un lavoro di 4 anni. È un lavoro che ti ha portato a giocare 2 finali di Champions e a vincere uno scudetto, a giocartelo nell'ultimo anno, perché poi zero titolo, tutto quello, tutto vero, però tu sei stato competitivo. È una squadra che è competitiva, non la puoi dall'oggi al domani no, snaturare perché così ti viene, no? Ti sei annoiato, ti annoia, vuoi cambiare. No, bravo Kivu in questo, veramente bravo Kivu in questo, esemplare. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo? Prima, come al solito, se volete vi invito a spolliciare per soddisfare tutti i desideri dell'algoritmo che ormai vuole anche l'hype, vuole questo, vuole quell'altro e va bene. Se volete potete anche iscrivervi per seguire i prossimi contenuti e vi ringrazio perché siete sempre calorosi, davvero. Trovate tutti i profili social in descrizione e vi ricordo che domani sera poi ci divertiamo con altre partite di Champions, ragazzi miei. Si inizia, non dico a entrare nel vivo, ma adesso è importante fare punti. Senza ombra di dubbio ed è importante per l'Inter massimizzare, è inutile girarci attorno nelle prime 4. Tu devi, se vuoi provare l'assalto ad entrare nelle prime 8 e quindi saltare i playoff, devi portare senza se, senza ma 12 punti. Perché poi hai Union San Silva e hai Kairatla, non mi ricordo neanche come si chiama. Sono partite che devi giocare e non le vinci prima di giocarle. Devi provare a fare bottino pieno e poi vedere tra Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund, lì vediamo un po' cosa riesci a combinare, vediamo un po' quello che è anche il livello, no? Ma io ribadisco, per me se l'Inter torna a regime e esprime quello che sa fare, l'Inter forse è davvero l'unica italiana che può riuscire. Non la chiamerei impresa, ma quasi, visto che come ci ha tenuto ancora una volta Marotta a ribadire, c'è un gap incredibile con i top, cioè il fatto che l'Inter o qualsiasi squadra italiana non è che oggi si può permettere un Mbappé, quindi sono completamente d'accordo, però per me l'Inter può farcela entrare nelle prime
nelle prime 8. Vediamo un pochettino, è troppo presto per discuterne adesso, senza ombra di dubbio. Però stasera abbiamo visto un Inter che conoscevamo, è il ritorno lì, una squadra anche lenta a tratti se vogliamo nella prima mezz'ora, perché come al solito trovi un avversario che si chiude, perché l'Inter per limitarla due cose puoi fare, o un'aggressione folle, sconsiderata, che non tutte le squadre sanno fare, come il PSG, allora magari lì puoi andare in crisi, o l'altra cosa più semplice, più alla portata di tutti, è chiuderti, fare le barricate e magari provare a chiudere tutti gli spazi. Una volta che si sblocca e ci hanno praticamente regalato il gol dell'1-0, una volta che si sblocca poi fanno fatica perché se l'Inter trova spazi ti fa veramente male. Il terzo gol è Inter, io non voglio essere ripetitivo, ma è il classico gol che abbiamo visto da 4 anni a questa parte, con tutti coinvolti, un giro palla, una manovra verticale, orizzontale, verticale, arrivi in porta, è una cosa che riesce perché i giocatori a tratti veramente giocano a memoria, quindi eh, ribadisco, se non mi avessero detto nulla, io sarei stato convinto che questo è un Inter in totale continuità con quella che già abbiamo visto, e ribadisco, è giusto così. Se c'è una cosa però che sto apprezzando, oltre a quelle che già ho elencato da parte di Kivo, è la gestione anche un po' dei singoli. Mi piace come li gestisce, il fatto che oggi rivediamo Susic dal primo, lo stesso Bissek, si ritorna alla coppia d'attacco Lautaro-Thuram, però Pio Esposito ha avuto già tante situazioni, ma non solo Pio Esposito, l'ha avuto anche Borni, tutti un po' coinvolti, dentro, ovviamente ci sono delle gerarchie chiare, però è una squadra che ruota, che alterna e lo fa senza mai snaturarsi troppo, no? Senza mai avere una squadra A, una squadra B, sempre una squadra ben mescolata. In realtà anche in parte anche questo lo vedevamo con Inzaghi, però forse in questo mi sembra leggermente meglio Kivu, ma forse magari mi sto facendo prendere dal fatto che so queste vittorie, vediamo un'intera annata e poi magari tiriamo le somme e sarebbe più equo come ragionamento senza ombra di dubbio, anche perché non mi sono piaciute le parole di Di Marco, che sono state delle frecciate a Inzaghi, le ha dette non solo in una... se non lo dici, magari vuoi dire altro e ti esprimi in maniera errato, ti capita una volta, ma se lo ribadisci in 2 occasioni vuol dire che era mirata la critica, e se Di Marco critica Inzaghi per il fatto che lo faceva giocare 60 minuti, quando poi la condizione di Di Marco a fine anno era veramente inqualificabile, se Di Marco è diventato un giocatore di livello è merito di Inzaghi, stessa roba Cerbi, clamoroso, sotto la guida di Inzaghi. Non si devono neanche sognare, secondo me, di attaccare chi li ha resi sicuramente giocatori migliori. E detto ciò, bene, Lautaro ci teneva tantissimo a segnare, l'abbiamo visto, l'esultanza, la rabbia. Segno che forse c'è stata qualche critica di troppo su Lautaro, non da parte mia, ma forse sì, perché sai, ci si aspetta sempre tanto da lui. Bene, bene, bene gol, bene tutto. Arriveranno impegni più importanti, lì bisognerà poi vedere, no? Se siamo sempre quelli che si specchiano un po' troppo, se siamo quelli che possono ottenere grandi risultati. Vediamo, la stagione è all'inizio. Ribadisco, la nota positiva per me oggi rimane il fatto che Kivu sta riuscendo perlomeno adesso a tenere banco in un gruppo come l'Inter, dove non deve essere facile. 4 anni sempre con lo stesso allenatore, non è cambiata granché la rosa, ripeto, per alternative di gioco, alternative tattiche, non tecniche. E mi sta sorprendendo in positivo Christian Chico, ecco, questo è. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Nesca.